Fino a poco tempo fa per me registrare video era un'esperienza diciamo frustrante, soprattutto fuori casa. Da una parte avevo voglia di creare, raccontare, fare video con una certa costanza, ma dall'altra parte ogni volta che ci provavo succedeva sempre qualcosa. La batteria del telefono si scaricava troppo presto, la fotocamera si surriscaldava dopo appena 10 minuti, o la memoria era piena, l'audio sembrava registrato in una galleria del vento, oppure mi dimenticavo a casa un accessorio fondamentale per portare a casa quella ripresa. Insomma, un disastro. A un certo punto ho detto basta. Volevo qualcosa che mi permettesse di poter registrare senza dovermi preoccupare ogni 3x2 se la batteria stesse morendo o se si sentisse la mia voce. A prima di andare avanti, se ti piacciono questo tipo di contenuti, iscriviti al canale e lascia un like per supportarmi. Mi serviva una fotocamera che fosse compatta e leggera, che registrasse anche con poca luce e che avesse un audio decente senza dover sembrare per forza un tecnico del suono. All'inizio mi sono buttato sulle solite opzioni da vlogger. La Sony ZV-1 Mark II, ottima qualità, pensata per il vlogging, ma troppo ingombrante. Infatti con questa macchina l'effetto inviato del telegiornale è dietro l'angolo. Inoltre con la stabilizzazione attiva, che è fondamentale se non vuoi far venire il mal di mare a chi guarda i tuoi video, il crop dell'immagine è troppo evidente e va così a vanificare il grandangolo, fondamentale per chi fa vlog. Inoltre con questo crop così evidente dell'immagine sarà necessario tenere il braccio troppo teso e la macchina troppo lontana dalla faccia, e questo rende anche scomodo vloggare soprattutto quando ci troviamo in mezzo a tanta gente, oltre che per chi non è abituato potrebbe risultare leggermente difficoltoso a livello sociale. L'altra opzione poteva essere la Osmo Pocket 3, molto compatta, sensore da 1 pollice e bella stabilizzazione, ma il fatto che fosse una piccola telecamera su gimbal mi ha fatto pensare che non sarebbe stata troppo resistente nel lungo periodo, e inoltre la vedevo poco versatile nel caso ci fossero state da riprendere situazioni come dire poco più action. E adesso tu starai pensando, ma non potevi usare il telefono? No, o meglio, sì, ma ci hai mai provato? Prima cosa, non ti vedi. Infatti, se usi le fotocamere posteriori del tuo telefono, non potrai vederti nello schermo, quindi non saprai nemmeno se ti stai inquadrando correttamente o meno. La batteria si prosciuga dopo appena 20 minuti, memoria sempre piena, e inoltre per trasferire i file dal telefono al PC è sempre un disastro. E infine, diciamocelo, registrare video col telefono ti impedisce di usare il telefono. Se vuoi anche solo guardare le mappe o rispondere a un messaggio, ti ritrovi a dover fermare il video. In più cercavo qualcosa di davvero versatile. Avevo fatto qualche tentativo di video anche un po' più dinamici e mi ero scontrato subito col fatto che con l'attrezzatura che avevo in quel momento non avrei potuto fare quel tipo di video. Le videocamere che avevano erano troppo ingombranti, scomode o con pessime stabilizzazioni. Il risultato? O stavo fermo come un palo, oppure tornavo a casa con un video che sicuramente avrebbe fatto venire il mal di mare. Poi un giorno per caso spunta fuori lei, la Insta360 Ace Pro 2. Sì, hai capito bene, un action cam. Ma io non faccio parkour, non vado in mountain bike e non salto giù dai ponti. Eppure questa camera mi ha colpito e ho deciso di darle una possibilità. E sai cosa? È stata una rivelazione totale. Infatti è piccola e discreta, perfetta per chi come me non ama dare troppo nell'occhio mentre parla da solo davanti a una telecamera. Ideale soprattutto durante i viaggi. Ha una qualità video incredibile, anche in condizioni non ideali, come quelle di scarsa luminosità. L'audio è ottimo anche senza microfoni. Infatti, grazie all'intelligenza artificiale integrata è in grado di isolare la nostra voce e di ridurre il rumore di fondo che ci circonda. Amore mojito, è incredibile, vediamo cos'è. Probabilmente mi sto per pisciare addosso. Io la faccio qua. Hai perso, hai perso. Fatto gol al 93! Certo! Tu dammi alle spalle e da mazzo di botti. Guarda che ti strappo l'anima. Inoltre ha uno schermo ribaltabile, il che mi consente di vedermi mentre mi registro. E soprattutto è semplice. Premi un tasto e stai già registrando. Ma punto fondamentale, più di qualsiasi altra cosa, la batteria. Infatti sono riuscito a registrare in 4K a 25 fps quasi 2 ore consecutive di video. E avendo comprato la versione dual battery, una volta finita la prima batteria mi basterà aprire lo sportello, sostituire la batteria con quella nuova e avviare altre 2 ore di ripresa. E come se non bastasse, collegandola a un power bank o un caricatore a ricarica veloce, potremo ottenere l'80% della batteria in soli 18 minuti. Alla fine quello che cercavo era proprio questo, un modo semplice per raccontare le mie cose, senza dover ogni volta litigare con la tecnologia. Una volta ero ossessionato dalla qualità, volevo il bokeh perfetto, l'effetto cinema e il diaframma spalancato. E ogni volta mi portavo dietro mezza casa, fotocamere, obiettivi, filtri, sembravo pronto per girare un film, e invece dovevo solamente fare un vlog di 5 minuti. Il risultato? O non registravo, oppure passavo più tempo a montare il tutto che godermi il momento. E spesso mi vergognavo pure a tirare fuori tutta quella roba davanti alla gente. Troppo esagerato, troppo ingombrante, troppo tutto. Con la Insta360 Ace Pro 2 invece ho capito una cosa. Quello che serve davvero è l'immediatezza. Una camera piccola e veloce e molto discreta, che ti segue ovunque, senza stress e ti permette di vivere il momento mentre lo racconti. E alla fine è proprio questo che cercavo. Semplicità, spontaneità e meno schiene rotte. Bene, se il video di oggi ti è piaciuto ricordati di lasciare un like e iscriverti al canale. Nelle prossime settimane arriverà sicuramente una recensione approfondita di questa videocamera e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!